Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. In questo nuovo video affronteremo le fasi di montaggio relative a Supercar, ovvero al famoso Knight Industries 2000, ovvero KITT, questa fantastica vettura fantascientifica, almeno lo era per l'epoca, che ci ha deliziato con tutte le sue avventure svariati anni fa ormai, e che però ha lasciato nel cuore di tutti gli appassionati sempre un po' di nostalgia. Bene, allora, quest'oggi affronteremo le fasi di montaggio 26, 27, 28 e 29, in cui andremo a completare il motore e lo andremo a posizionare all'interno del telaio della vettura. Telaio che tra l'altro verrà anche prolungato di una sezione, quindi avremo già una idea maggiore della lunghezza complessiva del veicolo. Per far questo, come sempre, abbiamo in nostra compagnia il favoloso KITT. Ciao! Sono obbligato a rispondere. Vabbè dai, ci dici solo qualche cosina. Ciao KITT! Per favore, non mi va di scherzare. Va bene, come sei serio oggi? Dai KITT, Sembra esagerato. Sì, un pochino. A KITT, volte sei veramente senza cuore. che parlantona che hai oggi. Non seguo la tua logica. KITT, presentati. Questa è la voce del computer che governa questa macchina. Sigla internazionale KITT Knight Industries 2000. KITT se preferisci. Bene KITT, allora quest'oggi ci farei compagnia durante queste fasi di montaggio e eventualmente ci correggerai su qualche possibile errore che potrà capitare, va bene? Questa storia già non mi piace. Va bene, allora rilassati un attimo, prenditi un caffè. Allora, mentre KITT si prende il suo caffè, noi andiamo a vedere velocemente il fascicolo 26. Andiamo direttamente alla fase di montaggio, ovviamente, perché l'abbiamo già visto in dettaglio nell'unboxing precedente. Ecco qua, come vedete in questa fase andremo ad assemblare le parti relative ancora alla presa d'aspirazione d'aria del motore di KITT, ok? Quindi adesso prenderemo la busta contenente i pezzi e cominceremo il montaggio. Ovviamente controllate sempre di non aver lasciato nulla nelle buste prima di gettarle. E adesso procederemo alla verifica dei pezzi confrontandolo con l'elenco presente nel fascicolo e cominceremo il montaggio. I primi pezzi che assembleremo sono questi, ovvero il 26C e il 26D. Chiaramente fanno parte della presa d'aria. Il coperchietto andrà semplicemente posizionato al di sopra di quello, diciamo, che contiene la svasatura interna, ovvero questa depressione interna, vedete? Questo andrà semplicemente a coprire così. Chiaramente su questo le parti sporgenti andranno chiuse verso l'interno, ok? E per fissare il tutto useremo semplicemente queste viti BP che ora andiamo a posizionare e delicatamente avviteremo senza stringere troppo, è sufficiente portarla a fine corsa. Prendiamo anche la successiva vite . Ecco qua, semplice, pulito e lineare, oserei dire. Adesso andiamo a recuperare il pezzo montato nelle uscite precedenti, ovvero questo qui, tutta la parte, diciamo, del contenitore del filtro dell'aria, possiamo ipotizzare come se fosse un veicolo standard, ok, dove già troviamo una bocchetta di aspirazione. Lo giriamo ovviamente e lo andremo a posizionare rispettando lo stesso verso di questo, ovvero sempre con le viti verso l'alto, al di sopra di questa feritoia qui, vedete? E anche in questo caso bloccheremo il tutto con due viti BP e applichiamo la prima vite.
poi inseriamo anche la seconda. Ecco qua, questo è il risultato visivo da ottenere, montaggio molto semplice senza particolari difficoltà. Dunque questo pezzo, che andrà applicato qui frontalmente, vedete, in questo modo, andrà chiaramente posizionato con le parti dotate della cavità rivolte verso l'esterno, così. Attenzione che qui al centro del pezzo è indicata la freccia che indica qual è il verso dell'alto e del basso, quindi qui la freccia è verso l'alto, significa che dovete metterla in questo modo rispetto al pezzo, ok? Quindi la freccia deve puntare verso l'alto in direzione della scritta Night Foundation. Anche in questo caso il montaggio è relativamente semplice, basta bloccarlo con 4 viti di tipo BP. Quindi inserisco prima la vite qui all'interno del foro, verificate sempre la freccia, mi raccomando. Ecco qua, prendiamo la vite successiva e l'applichiamo dall'altro lato, in maniera che già con le prime 2 viti il pezzo possa tenersi in posizione da solo. Adesso mettiamo quelle 2 più interne. Ecco qua, in questo modo. Bene, a questo punto prendiamo il lamierino, quello che fa da filtro vero e proprio, e lo andiamo a posizionare qui davanti. Attenzione che non potete metterlo girato come volete, nel senso che in questo modo sopra sotto sì, ma destra sinistra no, perché i buchi e le griglie più che i buchi sono di dimensioni diverse, vedete? Una è più lunga e una è più corta, quindi attenzione che dovete rispettare le dimensioni del foro che vedete qua, quindi la parte più corta andrà da questo lato e la parte più lunga da questo lato qua. Se provate a metterlo al contrario, ovviamente non corrisponderanno i fori per mettere le viti. Allora lo posizionate, lo tenete in posizione con le mani, poi prendete la vite, la prima vite EP, e la andremo a mettere nel primo foro. La seconda vite, andiamo ad applicare nell'altro foro, in questo modo, vedete? Quindi da questo lato c'è la feritoia più piccola, da quest'altro quella più lunga, sempre rispetto alla scritta, tenete presente sempre questa, ok? Ora prendiamo il pezzo 26F, questo si differenzia dall'altro perché vediamo che ha questi 2 fori qua, mentre il suo compagno e gemello presenta questi 2 fori, diciamo, più piccolini e disposti in un modo diverso, vedete? Noi prendiamo questo e girando il pezzo del filtro dell'aria in questo modo lo andremo a posizionare qui sopra, in questo modo,
vedete? Dovremo bloccarlo su questa diciamo staffetta centrale, avvitandolo su questo perno qua. Il tutto andrà fatto ovviamente con una vite GM per il metallo, quindi essendo per il metallo vi ricordo che è consigliabile lubrificare con oli tecnici tipo lo Svitol, il VD40 e similari. Allora, innanzitutto io consiglio sempre di fare la filettatura prima di mettere il pezzo in posizione, quindi prendo la vite, la bagno nell'olio che ho già messo qui dentro questo contenitore e vado a fare la filettatura qui sul pezzo. Questa è un'operazione che vi consiglio di fare ogni volta che dovete avvitare una vite su una parte metallica. Fate ogni tanto un mezzo giro all'indietro per portare fuori i detriti, perché vi ricordo che in questa fase state creando voi la filettatura, perché il pezzo non arriva già filettato, ma viene filettato da voi quando inserite la vite. Ecco qua. Posizioniamo il pezzo sopra il filtro dell'aria, molto semplicemente basta prendere questa posizione qua. Qui potete aiutarvi con questa tacca che è presente qui di lato, vedete c'è questa apertura, questa va verso il davanti, e lo posizionate qui sopra, ok, in questo modo. Tenetelo più o meno in posizione con le mani e poi inserite la vite al centro della staffetta. Dovreste avvitare senza nessuna difficoltà, visto che avete già in precedenza creato voi la filettatura. Non stringete a morte, perché rischiate solo di far spaccare la staffa di supporto al centro, ok? Anche se dovesse oscillare poco non ha importanza, perché comunque questo pezzo non dovrà tenere particolari pesi o posizioni, diciamo, in cui si potrà muovere qualcosa. Potrete semplicemente veramente appoggiarla quasi la vite, insomma, o comunque non stringetela. Poi prendiamo il pezzo successivo, questo qua. Su questo andrà inserito anche il pezzo 26H e 26G, che sono praticamente questi due pezzettini. Quindi prendiamo questo motorino, prendiamo il tappino dietro, lo andiamo a incastrare qui semplicemente spingendo nel foro. Ecco qua, non è necessario nemmeno usare colla per farlo tenere meglio, perché tanto è abbastanza duro da rimanere in posizione. Per toglierlo secondo me dovreste fare una forza abbastanza imponente, quindi non ve lo perderete. Ok, a questo punto lo andremo a posizionare sul pezzo così come viene diciamo riportato. Ovviamente c'è un foro più grande e un foro più piccolo, quindi sarà facile posizionarlo, perché anche sopra il pezzo del motorino c'è un perno più largo e un perno più piccolo, ok? Quindi semplicemente ce lo appoggiate sopra, spingete delicatamente per farlo entrare nella migliore modo possibile. Attenzione a non rompere i perni qui sopra il pezzo, quindi spingete sempre stando fuori dalla portata di quei pernetti lì, in questo modo, e poi applicheremo una vite di tipo BP all'interno, in questo modo, su questo faro qua, in maniera da bloccarlo in maniera definitiva. Eccolo qui, in questo modo. Dunque a questo punto andremo ad accoppiare i pezzi tra loro. Prendiamo quello che io ho ribattezzato appunto pollo arrosto e la parte della presa d'aspirazione dell'aria già montata che abbiamo fatto adesso. Li accoppieremo in questo modo, vedete? Praticamente andrà posizionato così. Chiaramente qui dovremo fissarlo come prima operazione a queste due staffette, e per farlo utilizzeremo chiaramente due viti di tipo GM. E andremo ad eseguire il fissaggio.
prendo anche la seconda vite prima di completare il serraggio della prima, in maniera tale da posizionare correttamente anche questa. Ecco, questo è il risultato che dovete ottenere. Ovviamente vi ricordo sempre che è consigliabile prepararvi le filettature sulle parti metalliche prima di posizionare il pezzo con le viti, in maniera da avere il lavoro più semplificato. Ok? Questa è la direzione. Adesso andremo ad accoppiare la parte finale, ovvero il coperchietto, questo qua, che dovrà andare logicamente per simmetria posizionato in questo modo e andrà a chiudere il tutto. Ovviamente utilizzeremo le viti posizionate da questa parte, che sono sempre viti GM, e andremo a chiudere il tutto. Mi dispiace, sono in servizio. Non dicevo a te, Kit. La mia banca dati non ha informazioni al riguardo. Chiaramente poi dal lato opposto metteremo le viti. Ma che dici? Dico dove vanno messe le viti, Kit. Ed ecco cosa otterremo. Questo è il risultato di questa fase di montaggio. Come possiamo vedere abbiamo praticamente completato il motore, mancherà solo da inserire la parte della scatola del cambio qui dietro e poi il motore sarà pronto. Ok? Osservate bene la posizione di tutte le varie parti come sono state montate. Ovviamente qui ci sarà un minimo di gioco, ragazzi, a meno che non vogliate esagerare nel stringere le viti, ma io ve lo sconsiglio perché rischiate che poi trovate i pezzi rotti all'improvviso. Bene, a questo punto direi che possiamo passare alla fase di montaggio successiva, che è la numero 27, Turbo Boost. Allora, in questa fase 27 andremo ad assemblare le parti che praticamente compongono una sorta di compressore volumetrico del propulsore di kit. Quindi troveremo una serie di pulegge, vedete, nel gruppo dove andranno inserite, e vari tipi di morsetterie varie eccetera con le loro relative viti. Il tutto andrà a costituire chiaramente il sistema propulsivo di kit. Prima cosa procediamo con il pezzo 27L e 27A, che sono questi due. Come potete vedere questo ha una doppia faccia, nel senso che da una parte è scavato all'interno, dall'altra parte no. Qui come vedete c'è una linea curva sopra questa aletta che rappresenta la curva che poi dovrà seguire una volta applicato qui sul pezzo, perché lo dovremo mettere sul foro piccolino che è qui di lato. Come potete vedere qui c'è una curva sul profilo diciamo della parte di plastica di questo carterino, no? E andrà posizionato così, quindi con la parte diciamo con quella specie di croce che guarda verso la parte esterna, ok? E andrà fissato con una vite BP. Adesso procediamo a metterla. Questa vi consiglio come sempre di non stringerla troppo, anche perché se gli lasciate un po' di mobilità potrete correggere la direzione, visto che deve riprendere quella curvetta del carter. In questo caso si può muovere leggermente se è necessario, poi quando l'avremo montato in maniera più definitiva magari l'andremo un attimo a risentire. Ok? Ora identifichiamo i pezzi 27D e 27B, che sono questi due,
prendiamo praticamente questo che ha questo foro a forma di serratura, ok, e che su un lato ha una fessura rettangolare, non so se si riesce a vedere bene, quindi andrà inserita in questo modo, vedete? Poi chiaramente con la solita vite di tipo BP andremo a posizionarlo in maniera definitiva inserendo la vite dall'interno, quindi dalla parte interna di questo quadrato, ok? Non stringete mai eccessivamente. Ecco qua. Allora, notate che il pezzo 27C ha questa specie di scanalatura qui da un lato, vedete? Questa qua. Ci andrà inserito questa specie di gancio del 27F, vedete il gancio quello lì? Praticamente andrà inserito all'interno, in questo modo, ok? Attenzione che il buco della famosa serratura che avevamo su questo pezzo corrisponderà alla linguettina piccola che trovate qui all'interno dell'altro pezzo con il perno più lungo, ok? Quindi il verso è condizionato, non potrete sbagliare, quindi lo girate nella stessa posizione e li accoppiate in questo modo, vedete? Poi recuperiamo il pezzo montato in precedenza e andremo a montare queste due parti che sono al momento accoppiate solo così, senza essere fissate, con il perno sporgente nero all'interno di questa, diciamo, semipuleggia, supporto di puleggia, non so come definirlo, insomma, dove andare a mettere dentro al foro centrale, vedete? Così. E poi andrà fissato dall'altra parte, quindi dal lato questo esterno, con una vite di tipo BP. Ecco qua, in questo modo, vedete? Ovviamente lasciate un po' di gioco, così in maniera tale da poter poi eventualmente modificare qualcosa se vediamo che è necessario. Ora recuperiamo il pezzo 27E, che è questo qui, quello che ha una svasatura verso il basso, vedete, come un dentino qui, da non confondere con quell'altro uguale che però non ha quel tipo di svasatura, ok? E questa parte di questo, diciamo, di questa sagoma S che troviamo qui va posizionato qua sopra, mentre la parte, diciamo, dritta andrà sul primo foro qui che troviamo su questa parte nera. Andrà messo in questo modo. Chiaramente lo fisseremo come sempre utilizzando una vite BP. Prendiamo la seconda vite, sempre BP, posizioniamo il pezzo e andiamo ad inserirla. In questo modo. Ovviamente non stringiamo completamente né questa né questa né questa fino a quando non avremo completato il posizionamento di tutte e tre le viti. Poi una volta che l'abbiamo fatto, che abbiamo il pezzo in posizione, possiamo stringerlo un pochino di più senza esagerare. Questo perché? Perché ovviamente quando mettiamo in posizione questo pezzo qua, il pezzo verrà riorientato, no? Vedete che non è più perfettamente, diciamo, orizzontale, ma è un po' obliquo, quindi se abbiamo stretto troppo questa o questa, magari non troviamo una posizione per questa vite, ok? Allora a quel punto è meglio lasciarla leggermente più lenta. E poi ovviamente in questo caso abbiamo fatto, possiamo procedere a ristringerle, diciamo, sufficientemente, ma vi ricordo di non esagerare perché sono pezzi in plastica e si spaccano.
Ora prendiamo un'altra vite BP e andiamo a posizionare quest'altra staffetta, la 27J. Come vedete la 27J ha un lato più dritto, vedete questo qua, e un lato curvo da questa parte. Il lato così dritto andrà posizionato sul buco di questa scatoletta nera. Come va posizionato? Va posizionato in questo modo, quindi la parte della staffa va rivolta verso l'alto, quindi la L sarà rivolta in questo modo qua. In questo modo, vedete? Vi consiglio sempre di non eccedere quando stringete questa vite, in maniera tale che questa staffa possa un po' muoversi, perché come vedete va assemblata con un'altra parte. Poi quando avremo finito l'assemblaggio totale andiamo magari a restringerle, perché tanto la posizione sarà quella definitiva, ok? Ora recuperiamo questo pezzettino bianco che dovrebbe simulare la vaschetta dell'olio del compressore. Come vedete il serbatoio dell'olio ha due fori, uno più grande e uno più piccolo, quindi attenzione a come lo girate. Chiaramente se provate ad avvitare su quello più grande la vite non fa presa. Ora prendiamo il pezzo 27D, che è questo piccolino qua, e lo dobbiamo, come potete vedere c'ha anche una linguettina di lato, e lo dobbiamo andare ad inserire, che sarà un'avventura, nel foro presente qui di lato, su questa ghiera nera. Probabilmente non si vedrà nel video, ma vi assicuro che c'è un buco. Dovremo cercare di posizionarlo lì. Io adesso non so nemmeno io come fare, ma cercherò chiaramente di aiutarmi con questa pinza. Allora, operazione non agevole, anzi molto difficoltosa sotto certi aspetti. L'utilizzo delle pinzette è consigliato. Prendete il pezzettino di lato e cercate di inserirlo delicatamente nel foro. Io in questo caso ho messo anche una goccia di cianurilato, quindi di attack, perché il pezzo tendeva un pochino a sfilarsi con troppa facilità, quindi per maggior sicurezza ho preferito incollarlo. Sinceramente vi suggerisco di fare la stessa cosa. Eccolo qua, vedete? Ok? Veramente non ve l'ho fatto vedere sull'immagine perché comunque non avreste visto niente con le pinze eccetera, ma è sufficiente comunque andare delicatamente con la pinza, piano piano, con molta pazienza si fa. Bene. Ora andremo ad inserire il gruppo del compressore volumetrico addosso alla turbina in questo modo. Chiaramente sulle istruzioni dice di inserire due perni qua, ma evidentemente hanno cambiato poi qualcosa nel progetto, perché i perni non sono presenti nella confezione e inoltre queste parti qua non sono forate, quindi evidentemente è stato preferito fare dei perni già inglobati nel pezzo. Quindi lo andremo a inserire in corrispondenza dei fori che vedete qua, in questo modo, semplicemente poggiandolo, ok? Vedete? Poi ovviamente dall'interno andrà bloccato con le viti. Ovviamente le viti dovremo far passare una qui al centro, come vedete, e l'altra poggerà su questo foro qui, non su questo, attenzione, perché questo servirà per la copertura esterna del carter, quindi su questo foro qui che vedete qui, ok? Ovviamente essendo parti in metallo fate come me, preparatevi prima la filettatura in questo modo, poi rimuovete la vite e andate ad applicare il pezzo sia qui e sia su questo buchino qua qui, che sarà quello dove andrà la vite inferiore. Ecco qua, l'assemblaggio è fatto in questo modo. Allora vi ricordo, vite interna qui al centro, vedete in profondità, e questa vitina qui, non il foro questo esterno, ok? È un'operazione un po' delicata, fatela con pazienza, non applicate forza eccessiva perché se vi si spezza le vite lì dentro sono dolori, ok? Bene, a questo punto possiamo passare a montare il coperchietto finale, che è questo e che andrà posizionato chiaramente qui a copertura del tutto. Per farlo allora recuperate 3 viti di tipo CP, preparatevene una, poi
posizionate il pezzo sopra a tutto il monoblocco in questo modo e cominciate. Io comincio con questa qui inferiore, ovviamente state avvitando sulla plastica, quindi andate delicati, non stringere troppo, sennò magari mandare fuori asse gli altri fori. Ecco qua, in questo modo. Ovviamente una volta che le avete posizionate tutte e tre potete anche portarle tutte a fine corsa. Ecco qua. Negativo. Come negativo? Non ti piace? E nada. Questa vite rimane chiaramente più sporgente rispetto alle altre, ma è proprio fatto così. Ok? Non direi. Come non diresti? È così? Non riconosci il tuo motore? Come ti permetti? Bene ragazzi, allora il fascicolo 27 è montato, possiamo passare al fascicolo 28 Turbo Boost. Ecco qua le parti del 28, come possiamo vedere abbiamo la scatola del cambio e una miriade di tubicini che a quanto pare hanno causato alcune difficoltà e perplessità a molte persone. Adesso cercheremo insieme di capire quale sarà il metodo più idoneo per montarli in maniera da evitare il più possibile la confusione. Ti piacerebbe, eh? Invece ti devo montare. Allora, la prima cosa che salta all'occhio è che abbiamo 7 tipologie di tubi differenti. Ne abbiamo un tipo che è notevolmente più spesso, più largo degli altri, quindi è facilmente identificabile. Abbiamo 2 tubicini che sono invece, diciamo, identici tra loro. Ne abbiamo 2 identici tra loro molto più piccoli come lunghezza ed uno leggermente più grande. Poi ne abbiamo uno sempre della stessa misura più lungo di tutti, uno mediano ed uno più corto. Chiaramente questi adesso sono piegati così, ma se noi li mettiamo, diciamo, vicini, quindi li stendiamo, noteremo che sono 3 lunghezze differenti. Chiaramente adesso io non so come farli tenere per farli vedere, comunque vi assicuro che sono 3 lunghezze differenti e li dovreste avere così anche voi. Ok? Adesso andiamo a vedere passo passo come identificarli. Dunque, ho cercato di capirci qualcosa, al momento ancora non ne sono perfettamente sicuro, però vi posso già indicare che sicuramente i 2 cavetti corti, diciamo che sono poi i più corti di tutti, sono i 28M. Quello appena più lungo dei loro due è il 28N, ok? Quello più largo è il 28K. Quelli, diciamo, abbastanza fini ma lunghi uguali tra loro e misurano 6,7 cm sono i 28H. Il dubbio più forte rimane per il 28L, il 28I e il 28J, che sono uguali come spessore ma hanno 3 lunghezze diverse. Allora, innanzitutto possiamo capire comunque la lunghezza. Il 28J misura 9 cm,1, mentre il 28I misura circa 11,3, mentre il 28L misura 14,5, quindi è sicuramente il più lungo. Ora che abbiamo questi riferimenti, diciamo che per questi qua andiamo abbastanza sul sicuro. Su questi 3 dovremo vedere bene, in base alle indicazioni, su quale optare, ok? Sperando di averli identificati correttamente, perché anche per me questo è un primo tentativo. Procediamo. Comunque, per prima cosa procediamo al montaggio del carterino. Sul carterino andrà fissata questa staffa AL, che come vediamo ha un lato più corto e uno più lungo. Quello più corto, in questo caso questo basso, poi lo potete identificare comunque guardandola sul fianco. Quello più corto è quello che andrà
appoggiare qui sul basamento del carterino in questo modo e andrà fissato con due viti BP. Ok, eccolo qua, vedete? Il pezzo è trapezoidale, va messo in questo modo con il lato, diciamo, AL da questa parte. Poi prendiamo la parte del carter che, diciamo, si presenta in questo modo, ok, quindi non questa che è questa aletta, ma quest'altra. Questi sono i due buchi dove andremo a, diciamo, collegare il carterino che abbiamo appena preparato in questo modo, così, e qui lo fisseremo chiaramente con le due viti di tipo M, quindi per il metallo. Di conseguenza andiamo prima a filettare questi due fori, ok, con un po' d'olio tecnico. Una volta filettati i fori, prendiamo il carterino, lo orientiamo con la parte più stretta verso la parte più stretta del pezzo del carter della scatola del cambio, in questo modo, vedete, e andiamo a avvitare la vite. Dovrebbe essere abbastanza semplice, visto che abbiamo già fatto la filettatura, non dovremmo incontrare ostacoli particolari. Ecco qua. Bene, una volta posizionato il carterino, recuperiamo il pollo, come vedete qua, e andremo a mettere questo carterino in corrispondenza di questi due fori su questa staffa qua, vedete? Praticamente andrà posizionato in questo modo. Quindi dovremo andare a fare la filettatura a questi due fori, ok? E utilizzeremo sempre le viti EM per farlo. Poi procediamo a inserire le due viti. Ecco qua, in questo modo, vedete? Ora, prima di procedere alla chiusura del carter, io consiglio sempre di fare la filettatura a questi tre fori qua, in maniera tale da trovarci con l'operazione più semplificata. E prima di chiudere andrà inserito il giunto della trasmissione, quindi questo pezzo qua, in questo modo. La parte a forcella va verso l'esterno, la parte a, diciamo, perno va qui. Ok? Ma lo vediamo prima di chiudere. Bene, a questo punto prendiamo il giunto della trasmissione, ovvero questo pezzetto a forcella, ok? Prendiamo tutto il monoblocco del gruppo propulsore, inseriamo questo elemento qui all'estremità della scatola della trasmissione, scatola del cambio, ok? E procediamo prendendo l'altra parte del carter a bloccare il pezzo. Chiaramente tiriamo in posizione con le dita mentre lo facciamo. Ecco qua, praticamente non deve poter uscire, ok? Può fare solo questo giochetto qua, così. Ecco qua, in questo modo, vedete? Questo può uscire un pochino fuori, ma è normale, è così. D'altronde il pezzo più largo più dentro non ci sarebbe entrato, quindi sicuramente in questo modo. Probabilmente c'è un po' di questo gioco anche per permettere l'oscillazione un pochino qui di tutto il resto della trasmissione, che durante il montaggio potrebbe servire. Ora procediamo ad assemblare molto semplicemente il filtro carburante, che è questo pezzettino argentato composto di due parti. Andrà semplicemente incastrata l'una con l'altra, il verso non c'è, nel senso che come lo mettete va bene. Per questo io magari consiglio di inserire un goccino di Attack
maniera da essere sicuri che non si apra successivamente nel tempo, ma molta poca, ce n'è. Appena una bagnata dove vanno inserire i perni, ok, e poi a questo pezzo adesso andranno collegati i tubicini 28M, che sono questi qui più corti, quella coppietta di tubicini piccoli che abbiamo identificato prima, vedete? E ne andrà messo uno al perno che sta a posto sul fianco, in questo modo, vedete? Così, mentre l'altro va sopra o sotto, come volete, tanto sono uguali, quindi non ha molta importanza, ok? Quindi scegliete un verso, attenzione quando lo fate a non premere troppo perché si potrebbe rompere il pernetto, e li posizionate in questo modo. Poi prendiamo un altro tubicino, questa volta dovrebbe essere uno dei quelli nominati 28H, quindi della coppia lunga uguale, ok? E lo mettiamo sul perno che è rimasto libero, sempre del filtrino che abbiamo montato. Per il momento provate senza incollarli, poi una volta che abbiamo capito bene la posizione e che l'abbiamo verificata che sia giusta, chi vuole può anche metterci un goccino di colla, per evitare che possano magari muoversi successivamente, d'accordo? E terremo questo, vedete? Ora questo pezzo, chiaramente andranno collegati questi tubi al blocco propulsore. In che modo? Adesso lo vediamo. Allora, innanzitutto il tubicino più lungo che abbiamo appena montato andrà collegato al primo perno presente qui sopra al pezzo nero, diciamo triangolare, che è inglobato sotto alla turbina, quindi qui, ok? Il pezzo invece centrale andrà montato al primo perno nero di questo pezzetto che sembra un tridente che vediamo qui, ok? In questo punto spero si riesca a vedere, mentre il tubicino che rimane, diciamo, sotto andrà ad agganciare sopra quel pernetto color argento presente qui, che ci ha fatto tanto tribolare per metterlo e che abbiamo usato le pinzette per posizionare, ok? Spero si riesca a vedere, andrà posizionato qui. Ovviamente se è necessario usate una pinzetta, ragazzi, non è una cosa molto agevole. In questo modo, vedete? Così. Qui. Comunque il primo pernetto nero che trovate verso il gruppo propulsore, di quei tre dentini che escono fuori, mentre l'ultimo, che è questo qui, andrà su quel pezzettino argentato che è qui dentro, in fondo, vedete? Dovremmo ottenere questo risultato qua. Attenzione che a me personalmente mi si è spezzato il pernetto quando ho messo questo cavetto qua, perché purtroppo è un pezzetto molto delicato e per come è stato progettato, premendo per infilare il tubicino si è spezzato, quindi l'ho dovuto incollare con un po' di attack. Adesso prendiamo invece il cavo più lungo, il 28L, quindi, ok? E lo facciamo entrare da una parte sul perno di questa forchetta, di questo tridente, il perno più esterno dall'altro lato, quindi quello opposto a quello dove abbiamo messo il cavo ora, no? Quello verso, diciamo, l'inizio delle bocche di aspirazione, il primo perno qua, ok? E poi lo facciamo passare sotto qui al tutto il plasticone del filtro dell'aria, diciamo,
e lo facciamo uscire da quest'altro lato, ok? Allora, eccolo qua, vedete? Messo in questo modo sul primo perno. Poi riprendiamo l'estremità, lo facciamo passare qui sotto al gruppo del plasticone, quindi del gruppo del filtro dell'aria, e cerchiamo di farlo uscire nella maniera più libera possibile dall'altro lato. Eccolo qui, in questo modo. Dovrà uscire di qua, vedete? E lo lasciate libero per il momento in questo modo. Ora prendiamo il 28K, che era il tubo quello più largo di tutti, ok? Anche questo lo andiamo a posizionare. Questo fa parte della parte relativa al condizionatore e lo andiamo a mettere qui all'uscita di questo pezzo dorato. Teniamolo all'estremità così non le facciamo prendere escursioni all'indietro e piano piano lo facciamo entrare qua in questo modo. Poi prendiamo il cavo 28i, che dovrebbe essere quello da 11 cm, scusate, e lo andiamo a posizionare sul pernetto qui, non so come farvelo vedere perché è veramente posizionato male, ma è il pernetto questo qui che esce da questa specie di bobina, vedete? Quello lì. Lo infilate lì e poi lo andate a inserire l'altra estremità qui sopra il pezzo nero triangolare. Eccolo qua, vedete? Questo qui è inserito qua e l'estremità è inserita qui. Ora useremo il 28N, che era uno di quelli avanzati più corti di tubicini, e lo andremo a posizionare uno sull'uscita dell'accensione, quindi questa parte qua. Qui c'è, ricordate il pezzo dell'accensione, c'è un pernetto sopra, andrà posizionato uno lì e l'altro pezzetto di cavo sulla parte questa laterale del pernetto laterale di quella specie di bobinetta, ok? Quindi su questo pernetto qua dove abbiamo già inserito gli altri cavi, in questo modo, vedete? Quindi troviamo il tubicino che si attacca qui sull'uscita dell'accensione e sul perno laterale della bobinetta argentata. Ora prendiamo il tubicino 28H che era rimasto, ricordate quelli che avevamo qui lunghi uguale, no? Lo andiamo a inserire qui. In questo punto noterete che c'è un pernetto, ok? Lo inserite su quel pernetto, poi lo fate girare qua, lo fate passare sotto a questi due cavi e uscire da questa parte qua e lo lasciate così, perché per il momento va lasciato così. Per il momento lo lasciamo girato così, poi vediamo se lo dobbiamo far passare più corto da questa parte o intorno a questa parte. Per il momento tanto è lasciato, diciamo, volante, quindi lasciamolo così. Bene, come noterete il 28J è rimasto libero, ce lo faranno mettere in un'altra fase di montaggio, quindi tenetelo da parte magari con un foglietto per ricordarvi che è il 28J, e questo è come appare il risultato del montaggio alla fine di questo fascicolo. Bene, a questo punto possiamo sicuramente passare al prossimo e ultimo fascicolo per questa volta, per questo video, ovvero il numero 29, Turbo Boost. Ecco qua le parti che monteremo. Come vedete sono due parti del telaio, una in metallo e una in plastica, e un fermacavo che vedremo dove andrà, e ci sono delle solite viti. Allora cominciamo con l'assemblaggio. Dobbiamo procedere in questo modo, dobbiamo recuperare tutta la parte di telaio. Sposto un attimo Kit perché mi serve spazio. Allora, tutta la parte del telaio che abbiamo montato in precedenza, come vedete io ho messo anche
i pezzi dei blister a proteggere le ruote per non farla graffiare durante il montaggio. Adesso andremo a inserire il propulsore dentro qui. Allora, innanzitutto identifichiamo il manicotto che ci serve adesso, che è questo qua, vedete? Quello che era rimasto libero qui dal radiatore, ok? Quello andrà collegato, prendendo il gruppo propulsore che abbiamo montato poc'anzi, andrà collegato a questo perno qui dorato, ok? Allora dovrete cercare di infilare il gruppo propulsore, chiaramente giocandoci un po', facendo piano piano per farlo passare attraverso tutto questo groviglio eccetera. Come riuscite a farlo, diciamo, passare giù, dovrete andare a posizionare i fermi, quindi andrete a bloccare il tutto mettendo qui le due viti preposte per bloccarlo, che sono di tipo EM. Andrete ad avvitare qua e qua per tenerlo in posizione. Verificare chiaramente di non aver staccato nessun tubicino nel frattempo. Ecco qua, in pratica una volta fissati questi due viti il gruppo propulsore non si muove più, è rimasto bloccato in posizione e chiaramente aumenta il peso del modello già. Allora amici, ho fatto una piccola variazione perché in effetti, come segnalato da più di qualcuno di voi, i chiavetti alla fine non arrivavano al polo della batteria. Allora cosa ho fatto? Vi ricordate che c'era avanzato un cavetto, no? Quello che io ho identificato all'inizio video come 28J? Ho messo quello lì più lungo, perché in quel modo ci arriva. E dove l'ho sostituito? L'ho sostituito, adesso un attimo che giro il tutto, l'ho sostituito attaccandolo al cavo che usciva da qua, vedete? Vi ricordate? Questo qua? Qui ci ho messo quello che c'era avanzato all'inizio 28J. A questo punto è avanzato un cavetto. Io quello avanzato a questo punto l'ho agganciato al polo negativo della batteria e qui a questo pernettino che è presente sul telaio, quindi qua e al polo negativo della batteria, che in effetti poi nel passo 4 ci dice di montare questo tubicino 28H proprio qui sul polo negativo della batteria e sul perno che sta sopra il passaruota, il perno del telaio. Ecco, vedete dove c'è il tubicino? Chiaramente c'è un po' di confusione allora di come avevamo identificato noi i cavi o di come erano elencati comunque lì all'inizio del fascicolo. Comunque, se voi avete visto come io li avevo classificati e misurati, sappiate che quello 28J è quello più lungo che dovrà andare attaccato al polo positivo e sotto la macchina, come vi ho fatto vedere, ok? Quindi spostatelo e quello che vi avanza lo mettete qua. Spero di aver risolto il mistero, spero di esservi stato di aiuto. Scusate se non me ne sono accorto prima, ma ripeto, evidentemente sono proprio confuse le istruzioni, se in parecchi abbiamo avuto questo dubbio. Bene, a questo punto passiamo alla fase finale di questo ultimo fascicolo, dove andremo a installare il portabatterie che ci era stato fornito con le prime uscite all'interno del pezzo del telaio che ci è arrivato con questa uscita. Ovviamente andrà posizionato all'interno in questo modo e l'interruttore, questo qui, andrà bloccato qui. Ovviamente dovremo fare attenzione al verso on off riportato dietro, di conseguenza, non essendo qui specificato, dovremo andare un po' a tentativi. Però se non erro, se non ricordo male l'elettronica, questo è un interruttore a 3 poli e di conseguenza la parte che attiva è quella in direzione di dove è il cavo collegato, no? Quindi di conseguenza diciamo che il più, la parte on, dovrebbe essere in direzione di dove è il cavo che è presente all'estremità, ok? Allora andiamo a fissare l'interruttore con due viti di tipo AM, quindi lo teniamo in posizione, inseriamo la vite, ecco qua, in questo modo. Adesso andiamo a posizionare all'interno, ovviamente girandolo bene,
il portapile, così, e anche questo andrà bloccato con 4 viti AM. Ora ragazzi, vi ricordo sempre che essendo viti per il metallo è bene che le passiate dentro il lubrificante. Questa veramente è un'operazione che non è vi faccio vedere troppo in dettaglio perché è molto chiara. Ecco qua, una cosa abbastanza semplice, ragazzi, non c'è da impazzire. Ok, ora ruotiamo il tutto e prendiamo questo pezzo di plastica, ok, guardiamo come sono diventati i perni e lo andiamo ad applicare qua, chiaramente facendolo combinare con i perni che vi ho fatto vedere. E questo lo andremo a fissare con le viti BP, quindi prepariamo 3 viti BP, quindi giriamo il pezzo, eccolo qua, in questo modo, vedete? Adesso fissiamo questa linguettina, questa linguetta di fissaggio del condotto carburante come viene indicata, sopra questi 2 perni qui, vedete? E utilizzeremo 2 viti AM per posizionarla. Solo appuntata leggermente, ovviamente. Vediamo e andiamo ad inserire anche la seconda vite. Eccolo qua, in questo modo. Bene, adesso fase conclusiva per questo fascicolo e per diciamo il pacco arrivato è di assemblare le 2 parti di telaio. Ok, quindi recuperiamo il telaio dove abbiamo installato il motore, allora, qui ci siamo e anche qui ci siamo, eccolo qua, in questo modo. Spero si riesca a capire, vedete? Bisogna far combaciare queste linguette al loro posto, è una cosa abbastanza intuitiva ragazzi, non dovreste avere difficoltà. Viti GM, lubrificarle e andarle a impanare nei relativi 5 fori che sono praticamente corrispondenti alle linguette che abbiamo visto. Cominciamo con questa al centro. Ovviamente mettetevi comodi perché è un'operazione un po' delicata, soprattutto fate in modo che il telaio non rimanga piegato in maniera strana mentre lo fate, altrimenti magari l'allineamento delle viti potrebbe non essere ottimale, quindi magari verificate che non ci siano pieghe strane. Ecco qui ragazzi, come vedete il nostro veicolo di fantascienza comincia a prendere forma. Io spero di esservi stato di aiuto, specialmente per la questione dei cavetti. Ho cercato di essere il più chiaro possibile e vi ricordo che c'era un palese errore nell'identificazione dei cavetti in come erano indicati sulle istruzioni. Spero di avervi detto
Eh sì, infatti, però l'errore non l'ho fatto per primo io, ma l'ha fatto la De Agostini, perché non ha indicato correttamente i cavi e il loro Qualsiasi colore, posizionamento. purché sia nero, assolutamente nero, elegante, sobrio e discreto. Eh sì, ma guarda che qui il nero c'è anche troppo, proprio per quello che poi alla fine non si capisce bene. Comunque ragazzi, diciamo che alla fine abbiamo risolto. Se qualcuno ha dubbi, chiedetemi pure tramite C'è qualcosa in particolare il che vuoi gruppo sapere? Facebook, che trovate il link in descrizione. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciarmi un like, lasciate scritto nei commenti se avete da dire qualcosa, qualche suggerimento o da fare qualche osservazione. E vi ricordo anche di iscrivervi al canale nel caso non l'abbiate ancora fatto, per restare aggiornati sulle novità modellistiche, sui tutorial e su tutti gli altri video che pubblicheremo in seguito relativi anche ad altri argomenti. Per il momento è tutto ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio di nuovo per la visione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao 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 a tutti, buone ferie, buone ferie. Ciao amico. Ci vediamo alla prossima puntata. Ma che dici? Storia già non mi piace. Questa è la voce del computer che governa questa macchina. Sigla internazionale KITT Night Industries 2000. KIT se preferisci. Ciao a tutti. Per favore, non mi va di scherzare. Nemmeno a me adesso, guarda.